Salve, oggi voglio fare una polemica per quanto riguarda questa feature che è presente su un monitor G-Sync che ho acquistato proprio per questa possibilità, ovvero sia l'NVIDIA Reflex Analyzer, che fa un calcolo della latenza totale del sistema, compresi i mouse che sono compatibili. E poi la polemica riguarderà esclusivamente questo. Poi vi spiego, andando avanti col post, vi spiego perché sono abbastanza arrabbiato. Fino adesso, io quando ho fatto questo articolo mio, che è stato un percorso su quello che sono questi frame, hertz, sync e soprattutto l'input lag che riguarda in questo caso, avevo modificato un mouse saldandoci un LED in modo che quando veniva premuto il tasto si illuminava il LED, e metterò il link anche di questo insieme a tutti gli altri link, e praticamente con una camera con alti frames poi calcolavo tramite QuickTime Player i frame e poi di conseguenza corrispondenti a millisecondi, ovvero sia se la camera era da 500 frame, chiaramente ogni frame sarà stato di 2 millisecondi, e se era a 1000 sarà stato di 1 millisecondo, e comunque così calcolando manualmente tutto si arrivava all'input lag. Però comprendete che era un lavoro immane, per cui appena sono usciti i monitor col G-Sync, al modulo G-Sync, che permettevano il calcolo reale. Ora non so se appare in questo caso l'analisi reflex, ecco, è apparso. Come vedete va bene, in questo caso non c'è nessun modo di poter calcolare, però dalla latenza del mouse, media latenza del mouse e tutto il resto, e media latenza sistema compreso tutto. Comunque questa per me era che sono appassionato del discorso di input lag, era una soluzione definitiva che mi permette di poter impostare innanzitutto i giochi, trovando le varie impostazioni per ogni gioco, perché questa è una feature che va oltre il gioco, ovvero sia questo è proprio del GeForce Experience e del monitor col modulo, per cui su qualsiasi gioco, impostando il rettangolo in modo che si vede flash, si dà il calcolo della latenza globale. E fin qui tutto bene. Fin qui tutto bene, fino a che poi sono andato a vedere. Ora fortunatamente si sta ampliando molto questa lista. Questi sono i mouse compatibili con i quali si può calcolare, avere il supporto tramite il software che rileva la latenza. Viene collegato il mouse a una porta dedicata sul monitor, e di lì si ha la possibilità di farlo. Premetto che ho provato a chiedere uno strumento che è il DAT2 sempre di Nvidia, che però che lo vediamo qui, non lo forniscono a tutti, solo agli youtuber più famosi, per cui praticamente impossibile averlo, perlomeno per quanto mi riguarda, dove poter collegare qualsiasi mouse, e fa il solito discorso di questo, però con qualsiasi mouse, compresi tutti quelli non supportati. Come vedete le aziende non ci sono tutte, soprattutto queste ultime 9 cinesi sono assolutamente assenti da questa lista. Ecco, per quanto riguarda poi l'argomento di questo post, allora io ho iniziato con questo mouse qui, che ha ovvero sia che ha il supporto cablato che wireless, con mouse e dongle di un certo tipo. Come vedete, non so se lo vedete, comunque casomai poi lo aggiungo in screenshot,
In questo caso col mouse che ho adesso, poi vi dirò qual è, ho non verificato firmware. Mentre quindi mi dà questo, mi dà tramite, non lo so, una misurazione che però potrebbe essere non corretta. Mentre con questo Alien qui, che è stato il primo che avevo, mi dava la misurazione, però stranamente secondo me mi dava 4 millisecondi con il cavo e 0,9 senza cavo, per cui secondo me non era proprio perfetta come misurazione. Comunque, insomma, quello diceva, io sai, a livello è solo un pensiero mio. Per cui, essendo tranquillo con questo mouse, sono andato ad acquistare anche il Asus ROG Art Ace IMLab Edition, che è un mouse che costa 160 euro, questo molto meno Alienware, ma non era poi un mouse assolutamente da utilizzare, che era pesissimo, insomma, non era proprio il mouse che uno può utilizzare anche per un uso normale, secondo i miei parametri. E sapendo che in ogni caso io non preoccupandomi dei firmware, l'Alienware veniva riconosciuto, ho acquistato questo mouse qui 160 euro e sono cominciati i problemi. Questo ho acquistato e VGA X17, che è questo qua. Però questo andava bene perché era solo cablato, per cui veniva riconosciuto, anche se anche quello mi dava firmware non verificato, però veniva visto. Però ecco, non ho approfondito su questo, non ho chiesto nemmeno il firmware a EVGA, che magari era l'unica che me li poteva dare. Insomma, qui è cominciato il casino, ovvero sia chiedendo a Asus, cioè chiedendo prima a Nvidia come mai non venisse visto, perché qui mi dà, in questo caso che ora mi dà firmware non verificato. ROG Art da proprio non supportato in assoluto, per cui c'era qualche blocco o limitazione. Dopo aver chiesto a Nvidia, il supporto dice sì, ci vogliono per forza quei firmware verificati di mouse e dongle. Allora, ci ho messo 30 email scrivendo a Asus per non avere nessuna possibilità di scaricare questi. L'unica cosa che sono riusciti a fare, e nella recensione di questo mouse lo sottolineo, però rimandando a questa polemica qua, l'unica cosa che non sono riuscito a fare, mi hanno detto devi installare Armoury Crate, però non era, prima mi ha danneggiato un disco, ho dovuto cambiare il disco e pagato di tasca mia, e poi non c'è nessun modo di ricevere questi firmware. Ho venduto il mouse abbastanza, diciamo, arrabbiato, per non dire peggio, e allora, memory del Alienware che andava bene, sono andato ad acquistare uno un pochino più valido, che è il 720M, del quale uscirà a breve una recensione, e anche qui Dell, tramite Alienware, tramite Dell, non fornisce assolutamente questi due firmware. Quindi, e siamo al secondo mouse, e anche questo pagato non poco, insomma, e siamo già circa sui 260 euro più il monitor da 700. Quindi alla fine sono andato su MSI Clutch GM41, poi Clutch, voglio dire, è già uscito un Fanatic con questo nome, si poteva anche, va bene, col mouse 0091, dongle 0091. In questo momento sono col supporto MSI, ma sembra che non ci sia verso di scaricare, neanche in questo caso di scaricare questo. Quello che vedete ora in questo momento ho non verificato firmware. E sarebbe un altro mouse da 70 euro, quindi si va oltre 1000 euro totali per non avere ciò per cui uno paga. Quindi chiaramente per chi magari dovesse avvicinarsi a questa cosa, io ci farei un attimo di attenzione, perché mi sembra veramente gestita malissimo. Comunque, questo per farvi vedere
la velocità, NVIDIA, to support, questo è MSI, che è il loro sito ufficiale, to support NVIDIA Reflex software, please update the firmware to the latest version o via Dragon Center MSI Center, cosa che ho fatto, però chiaramente non sono supportati perché è lo 0.94 mentre lì serve lo 0.91. Qui si va sull'Ace IMLab Edition official verified for NVIDIA Reflex Latency Analyzer to monitor mouse response. Find out more, però non danno i firmware necessari. Quello che poi viene, che si vede, vabbè, questo con MSI, infatti vedete media latenza sistema totale 4 millisecondi e punto 3, questo sono wireless per cui non è nemmeno malissimo, però sempre non verificati, e comunque ti dà la latenza globale, che è molto utile per chi come me ha la passione di andare a cercare, oppure molto utile anche per chi vuole cercare le impostazioni di gioco migliori. Con questo lo fai nella maniera più consona, dove ti dà veramente i dati, quindi vedi se il reflex, quello che il latency che puoi il reflex feature che puoi mettere nei giochi funziona o no, che in alcuni casi alcuni no, come abbiamo già visto, e impostare praticamente ogni gioco al meglio per poter, chiaramente destinato soprattutto all'FPS online, per poter avere la migliore soluzione, il minore input lag possibile. Ora, io sinceramente dopo aver speso questi soldi sono un pochino deluso. Sono deluso perché alla fine uno va, cioè si fida di aziende come NVIDIA. Io non so, va bene, quanto loro possono essere responsabili, perché credo siano accordi, non ho idea, insomma, comunque giustamente non possono, diventa anche un lavoro assurdo verificare ogni firmware che esce, però ecco, per chi spende 700 euro nel mio caso di monitor, più 160 di un mouse, o 100 o anche fossero 20, non importa, insomma, però tu me lo dichiari come ufficialmente supportato, e poi devi dare in modo però di poter utilizzare la feature per la quale tu paghi, perché non è possibile che, e qui si entra nella polemica dei software dei mouse di adesso, che con queste suite che controllano tutto non sia possibile avere un sistema per poter scaricare il firmware da una lista di firmware. Cioè diventa assurdo. Oppure che nel caso come Asus, che tu debba scaricare prima Armoury Crate e poi che fa danni. Poi fortunatamente hanno fatto uscire software, però per il firmware update devi scaricare ugualmente Armoury Crate. Cioè si va proprio su una gestione allucinante. Io capisco che queste siano cose di nicchia, che siano cose un pochino specifiche, che magari alla massa non interessano, però dico, se tu crei la possibilità per farlo, bisogna tu mettere in condizioni di farlo. Io sono mesi e mesi e mesi che sto andando avanti cercando con tutte le aziende di avere perlomeno quello che viene dichiarato sia dall'azienda del mouse che da NVIDIA, e non c'è modo, spendendo tantissimi soldi, e sinceramente la cosa sta diventando veramente ridicola. Ora io spero che con questo MSI, che come mouse è terribile, però si riesca a arrivare in fondo e avere il pieno supporto per i 1.000 euro che ho pagato. Scusatemi, mi sono voluto togliere questo sassolino dalla scarpa, perché veramente sta diventando una cosa assolutamente ridicola. Bene, chiudo qui, metto tutti i link poi necessari per comprendere, però ecco, diciamo, questo non è, era un video per fare un po' di polemica e per togliermi questo groppo sullo stomaco, groppo in gola, o sassolini dalle scarpe, che dir si voglia. Spero perlomeno che possa essere di aiuto per chi magari ha intenzione di voler acquistare un monitor con questa dedicato. Ah, ma la cosa buffa è che, tra l'altro, quando tu
quando colleghi il mouse, si presuppone, perlomeno io speravo, che i primi firmware inseriti nel mouse fossero questi qui, ovvero sia che il mouse fosse testato con i primi firmware di uscita. No, nessuno è così, tutti hanno firmware diversi e non c'è modo di poter riscaricare questi. Va bene, io spero di dare indicazione, ovvero sia che prima che magari uno compri un monitor così, ci pensi un attimo e veda se è possibile poterlo utilizzare appieno oppure. Ora, a meno che io non cominci a comprare tutti i mouse della lista e provarli, che qualche azienda che magari ha buon cuore, che possa supportare sia wireless che no, perlomeno per dare, oppure che qualcuno mi fornisca questo benedetto LDAT2, così da collegare qualsiasi mouse e farlo andare. Bene, concludo qui questa polemica, spero che sia utile a qualcuno, sicuramente aiuterà a me perché perlomeno mi sono un po' sfogato. Ciao, alla prossima e grazie. Tutti i link sono possibili dentro al post. Grazie, ciao.